Raffaello Sanzio è figlio d'arte. Suo padre, Giovanni Santi, era un noto artista e padrone di una fiorente bottega a Urbino, importante centro artistico dell'epoca. Raffaello tuttavia perde il padre all'età di 11 anni. La madre era venuta a mancare quando di anni ne aveva appena 8. L'apprendistato di Raffaello avviene a Perugia, nella bottega di Pietro Vannucci, detto il Perugino, uno dei più noti artisti del XVI secolo. È un talento precoce, tanto che ancora diciottenne gli vengono commissionate opere dai più importanti signori umbri. È in questi anni che stringe amicizia con il Pinturicchio. A 21 anni decide di trasferirsi a Firenze, affascinato da quanto si diceva sulle opere di due artisti molto noti della città toscana, Leonardo e Michelangelo. Risale a questo periodo la serie delle Madonne col Bambino, uno dei soggetti al quale Raffaello pare particolarmente legato. Ne citiamo 3 per dovere di sintesi: la Madonna del Belvedere, la Madonna Esterasi e la Madonna del Cardellino. È con la chiamata a Roma di Papa Giulio II che Raffaello, appena 25enne, trova la sua consacrazione, affrescando le stanze papali. Per farlo si ispira alle 4 facoltà delle università medievali: teologia, filosofia, poesia e giurisprudenza. Nasce così uno dei dipinti più celebri del Rinascimento, la Scuola di Atene. Sembra che nell'opera Raffaello abbia dato ad alcuni sapienti del mondo classico le fattezze dei più grandi artisti del suo tempo. Eraclito pare somigliare moltissimo a Michelangelo, Platone a Leonardo da Vinci ed Euclide a Bramante. Oltre a essere un grande artista, Raffaello si dimostra anche un attento imprenditore. La sua bottega a Roma lavora come una vera e propria squadra, così da poter seguire diversi progetti contemporaneamente. Nonostante questa perfetta organizzazione, le opere di Raffaello erano così richieste che spesso i committenti dovevano attendere a lungo per venire soddisfatti. Raffaello fu anche un importante architetto. Dal 1514, infatti, lavorò al progetto della Basilica di San Pietro in Vaticano. Madonne, soggetti sacri, ritratti di uomini illustri, sono moltissimi i capolavori di Raffaello che meriterebbero un approfondimento. Noi vi consigliamo queste opere. Lo Sposalizio della Vergine è la sua prima opera firmata. La Deposizione borghese, La Resurrezione di Cristo, Le Tre Grazie e La Trasfigurazione, sua ultima opera rimasta incompiuta e completata da Giulio Romano. Raffaello muore la notte del Venerdì Santo del 1520 a soli 37 anni. I contemporanei affermarono che al momento della morte una crepa scosse i palazzi vaticani e il cielo si riempì di nuvole scure, come se il mondo avesse perso una divinità. Secondo lo storico Vasari, Raffaello morì per una febbre causata da eccessi amorosi. Il suo corpo oggi è conservato a Roma, nel Pantheon.